Ciao a tutti homebrewers e appassionati! Oggi vi parlo della mia cotta numero 59, una birra fatta appositamente per l'estate, dal basso grado alcolico, da esentori tropicali e con un amaro leggero e ben bilanciato. Si tratta di una Session IPA. La mia idea per questa IPA era quella di fare una birra session, cioè facile da bere, non troppo spinta sull'amaro, leggera e piacevole, senza eccessi. Per il grist ho previsto 70% di Mary's Otter, 19% di fiocchi d'orzo, principalmente li ho inseriti per smaltirli, e 7% di fiocchi d'avena che contribuiscono a rendere morbida la bevuta e evitare che il grande quantitativo di luppolo prevalga nel mouthfeel che potrebbe risultare un po' astringente. 5% infine di cristal chiaro per lasciare un po' di dolcezza residua. Ho scaldato 20,5 litri di acqua che ho corretto con 4 grammi di solfato di calcio, che preferisco al cloruro di calcio nelle birre luppolate. Ho fatto machine e avviato l'ammostamento che prevede 2 step di saccarificazione. Il primo a 67 gradi per 40 minuti, dove lavoreranno sia alfa che beta amilasi. Il secondo a 72 gradi per 20 minuti, dove farò lavorare maggiormente le alfa amilasi. Dopo i primi 5 minuti ho prelevato un campione e misurato il pH. Dopo aver corretto con poche gocce di acido fosforico ho raggiunto l'obiettivo di 5,2. Come già mi era successo con altre cotte con elevate percentuali di fiocchi, mi sembra che l'acqua in ammostamento sia poca e la superficie dell'impasto rimane poco immersa, quindi ho aggiunto un po' d'acqua sottraendola da quella di sparge. Finita la saccarificazione, avvio lo step di mash out a 78 gradi per 10 minuti. Qui tolgo il braccio per il ricircolo e metto la griglia col tubo per favorire una filtrazione e rendere il mosto più limpido in questa fase. Nel frattempo preparo l'acqua di sparge scaldando 13 litri e portando il pH a 5,2. Per lo sparge regolo il flusso del rubinetto in modo da far completare tutto il processo entro 5 minuti. Non voglio prolungarlo troppo perché con questo impianto in questa fase ho i grani esposti all'aria. Completato lo sparge, in attesa che si avvii la bollitura, passiamo al pezzo forte di questa birra, la luppolatura. Ho scelto 3 varietà di luppolo, il Mosaic, che conosco abbastanza bene avendolo usato nella mia Mosaic IPA, è un luppolo ambivalente, quindi adatto sia in amaro che aroma, con sentori di frutta tropicale e mango in particolare. Il Simcoe, che è un progenitore del Mosaic, anche lui ambivalente e ha un profilo molto interessante, particolarmente spinto sull'agrumato e anche di frutti tropicali e frutti di bosco. Il Wai-iti infine, un luppolo neozelandese che con i suoi 2,7% di alfa-acidi non è adatto in amaro e lo userò solo in aroma. Dovrebbe dare sentori di pesca e lime. Ho previsto 4 fasi di luppolatura. La prima per l'amaro a meno 30 minuti di bollitura, ho gettato 12 grammi di Simcoe e 12 di Mosaic, che cederanno insieme 26 IBU. Ho scelto la luppolatura in amaro tardiva, escludendo quella a 60 minuti per non estrarre troppo vegetale e troppa ruvidità dai luppoli. Seconda luppolatura tardiva a meno 10 minuti con 15 grammi di Mosaic, 15 di Simcoe e 20 di YT. Raggiungiamo altre 18 IBU e arriviamo ai 44 previsti dalla ricetta, con rapporto IBU-GU di 1,04. Terza luppolatura, a fine bollitura, a fuochi spenti, aggiungo 20 grammi di ogni luppolo e li lascio per tutta la fase di raffreddamento. In questa fase, con un rapido raffreddamento, gli oli evaporeranno meno e lasceranno più aromi e sentori alla birra finita. Parte di questi oli però tenderanno a evaporare durante la fermentazione per l'attività del lievito. La quarta e ultima luppolatura verrà fatta quindi in dry hopping durante la fermentazione. Completato il raffreddamento, ho fatto un whirlpool manuale per creare un bel vortice e far sedimentare il luppolo al centro, distanziandolo dall'ingresso della pompa da cui effettuerò il travaso.
Travasato il mosto, ho misurato la densità iniziale che ho azzeccato perfettamente di 1,42 come previsto alla ricetta. Su una birra molto luppolata è importante tenersi vicino al valore previsto. Manca solo il lievito. Non c'è molto da studiare su queste birre secondo me. Un buon lievito neutro come l'US05 della Fermentis, 2 bustine qui per 23 litri. Nel frattempo ho messo sottovuoto i luppoli rimasti per il dry hopping che verrà fatto a breve. Ho iniziato la fermentazione a 18,5 gradi e ho fatto un rialzo di mezzo grado al giorno fino ad arrivare a 23 gradi. Il terzo giorno ho fatto il dry hopping con 20 g di Mosaic, 30 g di Simcoe e 30 di YET. Quindi 80 g di luppolo su poco più di 20 litri di mosto, stiamo quindi a 3,4 grammi litro. Non potendo fare un dry hopping senza introdurre ossigeno, ho cercato di anticiparlo al terzo giorno, in modo che con gli ultimi punti di densità da smaltire il lievito producesse abbastanza CO2 da far uscire l'ossigeno che è entrato insieme al luppolo. Se avessi avuto un fermentatore con sistema di dry hopping oxygen free, lo avrei fatto sicuramente qualche giorno più avanti. Il nono giorno ho misurato la densità finale di 1,13. Ho continuato con questa temperatura fino al 13° giorno e ho fatto un breve cold crush. Al 20° giorno ho imbottigliato, sempre trasferendo con sifone e asta da travaso. Ho aggiunto lo zucchero per il priming in bottiglia con obiettivo di 2,5 volumi di CO2 per litro. La densità finale misurata quel giorno era di 1,12, con attenuazione apparente del 71%, che non è un valore molto alto per questo lievito, mi aspettavo giusto qualche punto in più, ma non è un punto negativo. Nonostante il breve cold crush, la birra è molto hazy, cioè velata. Su questo tipo di birra mi aspetto che sia un po' velata, dato l'abbondante uso di luppolo, ma penso che in parte migliorerà in bottiglia quando la metterò al fresco. La terrò una settimana a temperatura ambiente per la rifermentazione e poi in frigorifero. A 3 settimane ho aperto la prima bottiglia. Il colore è ambrato chiaro, l'aspetto è già migliorato molto, si è tolta la torbidità del lievito ed è rimasta questa velatura. Buona la produzione di schiuma, abbondante e abbastanza persistente. Al naso trovo gli aromi di frutta tropicale che ricordano mango, ananas e una punta di citrico. Al gusto è dolce, ben bilanciata e con amaro morbido in bocca, che rimane poi lungo sul finale. Corpo leggero e buona carbonazione. Al naso gli aromi non sono molto intensi, nonostante l'abbondante luppolatura in dry hopping con 3,4 grammi litro, forse l'aggiunta al terzo giorno ha favorito una grossa evaporazione degli oli essenziali dei luppoli per l'attività del lievito, che anche se non tumultuosa avrà continuato a lavorare per qualche altro giorno. In generale mi piace, era il tipo di birra che volevo fare in vista dell'estate e anche se le luppolate non sono il mio forte, su questa posso ritenermi abbastanza soddisfatto. Un'IPA nella stagione brassicola non poteva mancare. Anche se non sono il mio forte e sono consapevole che per fare delle IPA di alto livello ci sono degli step di attrezzature e tecniche da colmare, ho voluto comunque fare una birra session semplice e dal carattere tropicale. Ho avuto anche modo di provare 2 nuovi luppoli e il risultato mi è sembrato interessante. Non so se riuscirò a mandarla in qualche concorso, perché ho già preparato tutte le birre per le prossime tappe del concorso Mopi e non sono sicuro che questa birra supererà l'estate. Si tratta infatti di birre molto delicate e che risentono negativamente del tempo. Comunque se dovessero esserci aggiornamenti su questa birra vi farò sapere. Grazie sempre per il vostro supporto. Se avete domande o suggerimenti da condividere scriveteli sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e se siete nuovi iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti. Vi invito anche a dare un'occhiata alle mie playlist, dove trovate la serie di video su come fare la birra in casa, le playlist sulle mie videocotte complete e dettagliate come questa, e quelle sulle birre che mando ai concorsi e sulle attrezzature.
Ci vediamo al prossimo video.